Salve a tutti e ben ritrovati, io sono Marco e oggi vi mostreremo le tecniche di spada sola di Giacomo Di Grassi. Dopo l'introduzione in cui ci mostra come passeggiare, come tirare i colpi e come stare in guardia, la prima arma che ci mostra Giacomo Di Grassi è la spada sola. Una delle particolarità di quest'autore è che ci mostra come utilizzare le armi seguendo sempre lo stesso schema, ovvero mostrando difesa e offesa da ognuna delle tre guardie, nello stesso ordine. Andiamo quindi subito ad analizzare l'offesa da guardia alta. Il più vero e sicuro colpo che si possa trarre ritrovandosi in guardia alta è l'imbroccata, per essere di linea retta e andando a fermarsi naturalmente in guardia bassa, di modo che dal principio al fine di questo colpo mai si dà tempo all'inimico di entrare, per star sempre con la punta verso di lui. Ma nel scaricare questo colpo si vuole avvertire di prima di ritirare il piede stanco appresso il destro e lasciarla poi andare con la cresciuta del piede destro, con quella maggior furia che si può, affermandosi in guardia bassa. Bene è vero che si può trarre anche un dritto e un rovescio alla testa, ovvero anche all'ingiù di nodo di mano, ma per non si poter volgere il pugno tanto poco per trar colpo di taglio o alto o basso, che non s'allontani la punta della spada dalla linea retta a lunghezza di una spada, nel qual prima si torni, si dà tempo all'inimico di ferire. Però non darei consiglio ad alcuno di usarli se non ambidò insieme, ma si ben fra due imbroccate, continuando l'un dietro l'altro se van d'effetto vuoti, fino all'ultima imbroccata, la qual poi si assicura in guardia bassa. Il modo di usarli è questo, che ritrovandosi aver spinta la punta di guardia alta senza offesa per essere stata riparata dalla spada inimica, subito si deve volgere il mandritto di nodo attraverso la testa, girando alquanto il piede di dietro nella parte destra, per allungare di più quel taglio, il qual per sua natura è più lungo di ogni altro colpo. E se l'inimico riparasse questo, che è assai difficile, subito si deve volgere il riverso del gomito, crescendo il piede dietro un passo obliquo. Ed è da avvertire che sempre quasi nel trarre il rovescio si deve usare questo passo obliquo, per uscire dalla linea retta, nella quale facilmente, trando versi, si può essere ferito. Però fatto questo passo, e tratto il rovescio, o colga o non colga, si li deve subito ritirando alquanto la spada, il qual ritrar viene in ciò ad essere utile, che avendo con il riverso ferito, questo ritrar sega e con grandissima ferita, onde è da saper che si dovrebbero tutti i colpi di taglio trar in modo che segassero, perciò che per il dritto fan poca botta. Tornando dunque a proposito, dico che subito ritirata la spada, si deve con il passo dritto del piede destro scaricare la stoccata bassa già preparata, la quale è tanto forte e per la comodità e per la cresciuta, che romperebbe ogni impedimento. E tutti questi colpi, cominciando dall'imbroccata alta fino alla stoccata bassa, essendo tratti l'uno dietro l'altro con quella velocità che si richiede, sono quasi irreparabili, e vi è in essi tanta cresciuta che non è quasi possibile che possa uomo alcuno tanto trarsi indietro quanto questi crescono innanzi. Nello spiegare questa tecnica, Di Grassi ci dà molti consigli importanti. Innanzitutto ci fa notare come la guardia alta il colpo più sicuro sia un'imbroccata. I colpi di taglio dritti o roversi sono sconsigliati dall'autore, in quanto si allontanano dalla linea centrale, offrendo un'apertura all'avversario. Un altro consiglio importante è quello di non limitarci a colpire con i colpi di taglio, bensì a ritrarre la mano in maniera di segare e causare più danno. Da questa guardia alta quindi andremo a raccogliere il piede dietro e avanzare con quello davanti, portando un'imbroccata. Qualora questa venisse parata, porteremo un mandritto alla testa, spostando il piede dietro a destra in maniera da allungare il colpo. Qualora anche questo venisse parato, seguiteremo con un passo obliquo ed un roverso che andremo a segare. Per concludere avanzeremo di un passo dritto e porteremo una stoccata, ovvero una punta bassa. Passiamo ora alla difesa dalla punta da guardia alta. Tutta la furia del colpo già detto sarà nulla e vana, quando nel modo che qui si vede si andrà a vietare ad incontrar la prima punta, per il qual riparo gli è di bisogno di ritrovarsi in guardia bassa, e venendo con la punta andarla ad incontrare per di fuora con il filo, crescendo nel medesimo tempo con il piede dietro un passo obliquo, con il qual passo si muove fuori della linea retta, e si passa nella parte destra dell'inimico. E devesi stare avvertito di tenere sempre la punta della spada verso l'inimico, acciò venendo innanzi venga da se stesso a ferirsi, il che suol facilmente accadere, e tanto più quanto vengono risolutamente a ferire. Ovvero, non venendo tanto innanzi che si incontrano nella spada, possono essere al sicuro feriti dalla cresciuta del passo dritto, al quale subito fatto il passo obliquo si deve risolvere, ancor che l'inimico restasse nella prima cresciuta ferito,
perciò che quella ferita non cogliendo nell'occhio darà poca importanza. Però subito che si avrà fatto il passo obliquo, si crescerà con l'altro passo retto, il qual passo cresce addosso all'inimico, che venendo fatto del passarlo nel petto gli si caccerà la spada fino all'elsa. Quanto al dritto rovescio alti, per difesa di questi dovrebbero bastare gli avvertimenti che il colpo di taglio fa il giro e che la punta è più breve. Con quello chi è più vicino giunge più presto, e perciò ferire di punta sotto essi i colpi di taglio. Pure per essere cosa naturale il difendersi, anche in altro modo dico che si può incontrare il dritto con il filo, spingendo nello stesso tempo la punta alla faccia, girando alquanto il piede di dietro per dietro, nella parte destra per allungare più la punta, e per essere più coperto dietro alla spada. E questo modo di difendersi è detto per tutti i dritti alti, perciò che questo è il migliore di ogni altro, per tal causa che non solo difende, ma nello stesso tempo ferisce e assicura. Chiamasi questa sorta di difesa punta riversa. Volendo riparare il rovescio, si opporrà pure il taglio per di fuora e si crescerà il passo obliquo ferendo poi della punta preparata con la cresciuta del passo dritto. E questo modo ancora sia detto per tutto quello che si può usare di difendere un rovescio alto, volendo opporsi alla spada, e questo è il medesimo che si usa anche per difendere la punta. In questa parte di Grassi ci mostra come difenderci dai colpi che vediamo nell'offesa della guardia alta. La posizione più adatta per difenderci dai colpi portati dalla guardia alta è la guardia bassa. Per difenderci dai riversi alti dalle punte andremo a parare il colpo dell'avversario per di fuora con un passo obliquo e seguiteremo con un passo avanti ed una punta. In questa maniera riusciamo a parare il colpo dell'avversario, spostarci dalla sua linea d'attacco e andare a ferire. Di Grassi specifica chiaramente che in questa tecnica avanzeremo talmente tanto da poter infilare la nostra spada fino all'elsa nel petto del nostro avversario. Contro i mandritti invece andremo a parare di filo e a portare una punta nello stesso momento. Bene, passiamo ora all'offesa da guardia larga. La vera, principale e più sicura botta che si possa in questa guardia fare è la stoccata, tirando prima il pied stanco appresso il destro e caricandolo poi con la cresciuta del piede destro, affermandosi in guardia bassa. Si potrebbe anche in questa guardia, con la detta cresciuta di piede, trarre un dritto di nodo, andandosi pure ad affermare in guardia bassa. E forse si potrebbe, benché con gran discomodo, trarre un riverso. Nulla di meno per uscire troppo dalla linea retta, nella qual sola si ferisce sicuramente, non mi par che si debba usare, e forse anche poco al mandritto, per il medesimo rispetto. Perciò si deve assicurare solamente nella punta, la qual anco non trarrei se gran comodità o bisogno a ciò non mi spingesse, sendo che ella non solo si può con comodità riparare, ma si può anche sottessa quasi sicuramente ferire, come nella difesa si mostrerà. Quello dunque che più sicuramente si può fare ritrovandosi in questa guardia è l'aspettare l'inimico. Il colpo più sicuro che potremmo tirare dalla guardia larga è una stoccata che vada a finire in guardia bassa. Potremmo trarre anche un mandritto o, con un certo discomodo, anche un roverso, ma l'autore ci consiglia di affidarci solamente alla punta, ed anche a questa solo in caso di bisogno o di particolare comodità. In generale, da questa guardia è consigliabile semplicemente aspettare che agisca l'avversario. Sicché l'autore ci sconsiglia di attaccare da questa guardia, andiamo subito a vedere la difesa. Volendosi difendere dagli colpi che escono dalla sopradetta guardia larga, è buono ritrovarseli contra in guardia bassa, perciò che l'esserli opposto nella medesima guardia non porge facilità di entrare e torna molto discomoda da difendere, onde che ritrovandoseli in guardia bassa si può facilmente e comodamente vietare il mandritto e il rovescio con il spinger, che per si giungerà prima. E volendo si può opporre alla spada e non ferirli sotto. Si dovrà incontrare la spada nemica con il filo, volgendolo poi subito ferendo di riverso la faccia nemica, e con questo volger di mano e di taglio sarà buono portare il piede innanzi in mezzo passo obliquo, nella parte destra affermandosi in guardia larga. Alla difesa del riverso si deve stare avvertito quando l'inimico leva la punta della spada dalla linea retta, perciò che è forza che giri, e in quel tempo con la sinistra mano facendo un passo retto si deve prendere la mano dell'inimico, della spada, e ferirlo nello medesimo tempo d'una punta di sotto già preparata. Per riparo della stoccata si deve fare la medesima difesa che si fa nel dritto, né in queste due difese vi è altra differenza se non che sotto il dritto si può nel tempo del giro spingere la punta e giungere prima, che la stoccata di necessità deve essere riparata, perciò che uscendo per la linea retta non porge vantaggio o tempo di giungere prima. Vediamo quindi qui come difenderci dai colpi che possono essere portati dalla guardia larga.
Come sempre nelle difese partiamo da guardia bassa. Contro le punte in man dritti pareremo il colpo in arrivo, seguitando con un passo obliquo ed un riverso, che finirà in guardia larga. Contro i riversi dovremo fare attenzione al momento in cui l'avversario sposta la sua lama dalla linea centrale. In quel momento avanzeremo con un passo e con la nostra mano sinistra andremo a prendere la sua mano della spada, ferendolo con una punta bassa. Bene, passiamo quindi all'offesa da guardia bassa. Si può parimente in questa guardia come nell'altre ferire di punta, taglio dritto o riverso, ma il vero e principale effetto di essa è l'aspettare l'inimico, sì perché in essa si può trattenere alquanto l'uomo senza stancarsi, sì anche perché è molto atta a riparare con prestezza tutti i colpi, sia alti come bassi, perciò che essendo nel mezzo può facilmente un poco alzarsi e alquanto abbassarsi. Ritrovandosi dunque qualcuno in questa guardia, non deve per suo vantaggio essere primo a trar man dritto o riverso, perciò che partendosi l'uno o l'altro dalla linea retta possono essere causa di morte, dando il tempo all'inimico di presto entrar di punta. La punta sola si può usare, volendo essere il primo a ferire, e si può trarre di dentro o di fuori. Avvertendo però in l'uno e l'altro modo si deve avere il braccio in tal modo situato che non sia bisogno prima che si spinga di ritrarlo, e venendo questa punta riparata dall'inimico con la spada di traverso come alcuni sogliono. Allora si deve crescere un passo dritto e alzare la mano della spada, facendo andare la punta in giù tra la spada e la vita, alla vita dell'inimico, spingendo la punta con la cresciuta del passo dritto del piede destro. E questa punta suol facilmente ferire, perciò che va crescendo e continuamente per la linea retta, di modo che l'inimico non può far altro che ritrarsi, e maximamente quando si ferisce per di fuora, per ritrovarsi a quel modo la spada di sicuro di traverso. Ancora una volta Di Grassi ci ricorda come la guardia bassa sia la più comoda, in cui è più facile rimanere per un lungo periodo e dalla quale è più facile ripararci da tutti i colpi. Infatti, come abbiamo visto, la usa per difendersi da tutti gli attacchi. Quando invece vogliamo andare a ferire dalla guardia bassa, l'unico colpo su cui possiamo fare affidamento è una punta bassa. La cosa a cui dobbiamo fare attenzione quando tiriamo questa punta bassa, sia di dentro o di fuori, è a non ritrarre la mano prima di tirare il colpo, perché ciò darebbe la possibilità al nostro avversario di riparare la nostra punta più agevolmente. Andremo quindi a portare questa punta con un primo passo avanti e a spingerla con un secondo passo. Andiamo quindi a vedere l'ultima tecnica di oggi, ovvero la difesa da guardia bassa. Essendo sicurissima e facile la difesa del dritto riverso di questa guardia, non ne starò per ora a dir altro, restringendomi solo alla punta, la quale, non venendo vietata in principio, può essere causa di morte. Essendo dunque tratta questa punta di dentro, si deve batterla con il filo per di dentro, e questa si addimanda volta di mano in dentro, girando tanto il piede dietro nella parte destra, quanto la mano va verso la sinistra, e trovata e spinta che sia la spada inimica, si deve volgere la mano e tagliare di riverso la faccia, portando pur sempre il piede innanzi in quella parte dove va la mano. Se questa punta venirà per di fuori, bisogna spingerla con il filo, e volta di mano in fuori, crescendo nello stesso tempo un passo obliquo, mediante il quale si leva la vita dall'offesa, e crescendo l'altro passo dritto, spingendo la punta preparata, si va al sicuro a ferir l'inimico. L'autore non ci spiega come difenderci dai colpi di taglio mandritti e riversi dalla guardia bassa, sostenendo che è talmente sicura che non è necessario spiegarlo. Ci mostra invece come difenderci dalle punte, di dentro e di fuori. Contro la punta di dentro batteremo la spada dell'avversario con una volta di mano, girando il piede dietro verso destra. Quindi porteremo un riverso alla faccia spostando a destra il piede avanzato. Contro la punta di fuori invece ci muoveremo con un passo obliquo, parando con una volta di mano in fuori. In questa maniera non solo pariamo il colpo, ma spostiamo il corpo dalla linea d'attacco dell'avversario. Ciò fatto ci troveremo in guardia larga e cresceremo con un passo avanti portando una punta. Queste erano le offese e le difese di spada sola di Giacomo Di Grassi. Per oggi questo è tutto. Se avete domande, consigli o richieste lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video.